Ciao, oggi vorrei parlarti della rabbia. Diciamo che arrabbiarsi di tanto in tanto fa parte della nostra natura umana, a meno che tu non stia per diventare un santo. Ed è più che normale che ogni tanto ti scappi la pazienza e che tu divenga arrabbiato, anche molto arrabbiato, perdendo la calma che magari di solito possiedi. Il problema però si pone quando essere arrabbiato, non mantenere la calma, diviene per te purtroppo uno stato abituale. Quando la rabbia, cioè, prende il sopravvento su di te e anche se vorresti calmarti, se dovresti calmarti, proprio non ci riesci. Ecco quindi 8 accorgimenti che se messi in pratica ti potranno sicuramente aiutare. Il primo, respira lentamente e profondamente. Facci caso, quando sei arrabbiato o anche solo ansioso, fai dei respiri veloci e tendenzialmente superficiali. Per interrompere la spirale della rabbia devi fare invece il contrario, respiri lunghi e profondi. Magari adotta proprio la tecnica di respirazione diaframmatica che ti ho spiegato in un altro mio video. Ricordi? L'abbiamo già fatto insieme. 2. Visualizza. Strettamente legata alla respirazione è la visualizzazione. Dopo aver applicato le tecniche di respirazione per 2 o 3 cicli, immagina te stesso calmo e rilassato e visualizza proprio te stesso in questo stato, cioè mentre superi con successo il momento di rabbia. Terzo, rilassati. Parlo in questo caso di rilassamento fisico. Così come cambia il tuo respiro, infatti, quando sei arrabbiato, anche la situazione dei tuoi muscoli cambia, diventano tesi, contratti. Ed è proprio questo il momento di applicare il rilassamento. Ti ho già mostrato come farlo in un mio precedente video. Ascoltalo in un posto tranquillo quando senti di non poter più gestire la tua rabbia. 4. Diventa consapevole. In altre parole, ammetti con te stesso che sei arrabbiato o in ansia. Quinto, abbandona i pensieri irrazionali. Quando sei arrabbiato, delle volte i pensieri irrazionali prendono il sopravvento e si instaura quello che gli autori anglosassoni definiscono il what if cycle, cioè il pensare ossessivamente a quello che potrebbe succedere se. E il se ovviamente è rappresentato da scenari catastrofici o quasi, anche se di solito per fortuna difficilmente si realizzano. Sesto, crea un tuo mantra. Il mantra è in effetti una formula sacra che viene ripetuta in alcune pratiche di meditazione, ma credo che l'uso di questo termine renda bene l'idea. Quello che devi fare è semplicemente trovare una frase adatta a te da ripetere, in modo che tu possa spostare l'attenzione da quello che stai facendo, che ti sta, facendo perdere la calma, così da permetterti di tornare a pensare in maniera razionale, contrastando l'irrazionalità della rabbia. 7. Trova un oggetto. Questa in effetti è una variante del consiglio precedente, ma niente vieta di mettere in pratica i 2 consigli contemporaneamente. Cosa devi fare? Quando sei calmo, individua un oggetto che per te sia piacevole o al quale sei particolarmente affezionato e che puoi portare sempre con te. Un ciondolo, per esempio, un nastro, una pietra come un quarzo, quel che vuoi, insomma. L'importante è che sia un oggetto significativo per te. Quando ti trovi poi in una situazione che ti frustra e ti fa arrabbiare, tienilo in mano, magari ripetendo anche il tuo mantra, come ti dicevo prima, in modo da spostare la tua attenzione. 8° suggerimento: mangia, bevi ed esci. Attenzione se hai fame o se stai perdendo idratazione, perché se la rabbia sta coprendo queste sensazioni fisiologiche, poi rilassarsi respirando correttamente, come abbiamo già detto, diventa molto più difficile, per cui se hai fame o anche semplicemente è da un po' che non mangi o non bevi, fallo. Mangia o bevi qualcosa che preferisci. Poi, se sei al chiuso, per esempio, magari sei in una stanza troppo calda o con persone che ti infastidiscono, esci, cammina un po',
distraiti e vedrai che al rientro tutto sarà più semplice. Sembra difficile? Prova e vedrai che non lo è. Anzi, fammi sapere com'è andata e se hai bisogno di qualche altro suggerimento. Ciao, a presto!